Dolce e tremendamente irresistibile, oggi prepariamo insieme la cheesecake al cioccolato. Iniziamo dalla base. Questa torta ti voglio ricordare che è senza cottura ed è molto fresca, quindi mettiamo all'interno di un cutter, quindi munito di lame, i biscotti al cioccolato, le nocciole e lo aziono per sminuzzare gli ingredienti. Ora che sono sminuzzati, aggiungo il burro. Il composto è quasi pronto, vado a metterlo in una ciotola e ci aggiungo il cioccolato fondente tritato. L'ho sminuzzato ma non troppo finemente, in modo che poi nella base, una volta che si va a mangiare la torta, si troveranno dei pezzettini di cioccolato un po' interi. Ora amalgamo bene tutto e la base è pronta. E ora mettiamo la base dentro allo stampo che appunto io ho scelto. È uno stampo, in questo caso un anello da 20 cm di diametro, che io andrò a poggiare su una teglia foderata con carta forno. Se non hai uno stampo ad anello come questo, puoi usare una tortiera a cerchio apribile del diametro di 20 cm. Dovrai in questo caso imburrarla e mettere carta forno sia sul fondo che sui lati. Io invece, siccome l'ho poggiata sulla carta forno, vado a mettere questo foglio di acetato all'interno, in modo che poi la torta si staccherà facilmente. Quindi versiamo il composto all'interno del cerchio e poi lo andiamo a livellare con il dorso di un cucchiaio, schiacciandolo ovviamente. E la mia base va in freezer. Metto la gelatina alimentare nell'acqua molto fredda, questo è molto importante, anzi se è estate mettete addirittura la ciotola in frigorifero, deve stare qui dentro circa 10 minuti ad ammorbidirsi, ma non a sciogliersi, solo a idratarsi. Poi zucchero a velo, lo vado a setacciare perché come sai lo zucchero a velo è igroscopico, cioè assorbe l'umidità e quindi è pieno di grumetti. Prendo un paio di cucchiai di panna, li metto in una ciotolina perché poi andrò a inserire la gelatina alimentare ammorbidita ben strizzata dentro la panna e metterò il tutto in microonde per qualche secondo a sciogliersi. Nella ciotola di una planetaria munita di frusta vado a mettere la panna, è panna fresca liquida, fredda, da frigorifero, la ricotta, è una ricotta di mucca, il mascarpone e lo zucchero a velo. Aziono prima lentamente e poi alzo un po' la velocità. È il momento del cioccolato. La crema è pronta, potrebbe capitare che inserendo il cioccolato la crema diventi un po' tanto compatta, quindi puoi mettere la ciotola nel microonde per 20-30 secondi a 600 watt e diventerà di nuovo morbida. Adesso vado a versare la crema sulla base che ormai è molto fredda e compatta. Pareggio la crema. E poi se hai l'anello la metti in freezer per almeno un paio d'ore, invece se hai una tortiera a cerchio apribile sarebbe meglio metterla in frigorifero per almeno 6 ore. Sarebbe meglio metterla in frigorifero per tutta la notte e poi ricoprirla il giorno dopo. E termino la mia cheesecake con una ganache, mettendo in un pentolino della panna che porterò a bollore assieme al burro e al miele. Ora che la panna è bollente la verso sul mio cioccolato tritato, che è sempre all'86% come quello della base, e mescolo tutto. La torta è raffreddata, è soda come puoi vedere, il cioccolato è tiepido, quindi lo vado a mettere su tutta la superficie in modo da formare la nostra ganache. Al taglio si vedrà quindi questa parte un po' più scura. E ora la nostra cheesecake va in frigorifero almeno per un'ora. E in ultimo decoro la mia cheesecake al cioccolato con le dame di cioccolato fondente. Cosa sono le dame? Sono i quadratini della tavoletta. Come vedi i contorni sono ben definiti, quindi sarà molto semplice spaccarle a misura. Un goccino di ganache dietro alla tavoletta e poi la andiamo ad applicare.
e procedo fino a terminare il perimetro della torta. Ed ecco la mia cheesecake al cioccolato decorata, non è una meraviglia?